Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. E anche giugno so siamo lasciati alle spalle, Abbiamo fatto il giro di boa di questo 2021, siamo entrati ufficialmente nella seconda parte dell'anno, dopodomani Natale, perché tempus fugit. A parte gli scherzi, la fine di un mese qui su questi schermi significa una sola cosa. Il video dedicato ai miei preferiti del periodo. Anche stavolta ho selezionato un po' di cosucce sfizioselle. Se voi siete pronti, io andrei a cominciare. Ready or not, here I come. E come avete appena visto, cominciamo con la categoria della cura della pelle, più precisamente la pelle del corpo. Body products. Body products. Questo mese infatti ho provato una nuova linea, nuova per me non tanto per il brand, di Rituals. Forse ricorderete che i prodotti corpo della Rituals mi sono piaciuti assai già in precedenza. Lo scrub della linea Rituals of Ayurveda è uno dei miei preferiti in assoluto, così ho pensato fammi provare anche qualcos'altro e ho preso della linea Ritual of Sakura, che se non vado errando, Sakura non è mica la fioritura dei ciliegi in Giappone? È in primavera? Penso di sì, mi piace perché su questi schermi sempre approfondimenti e certezze, ecco, proprio. In ogni caso ho preso sia lo scrub, il Celebrate Each Day Body Scrub, la bellezza, festeggiamo ogni giorno, e la crema Magic Touch Body Cream Ritual of Sakura. Partiamo dallo scrub. Ora ho scoperto che gli scrub della Rituals mi piacciono perché è il secondo che provo, è il secondo che mi conquista. Molto simile in texture a quello della linea Rituals of Ayurveda. Non lo muovo troppo perché ha all'interno anche un liquido fatto di Dio solo sa cosa, perché mica sono andata a vedere gli ingredienti. Comunque a base di zucchero, con una grana importante, ma usato correttamente fa una bella esfoliazione efficace senza irritare la pelle, e grazie agli ingredienti contenuti, mi dici qualcosa in più? Sarebbe molto utile. E invece non mi dice niente, forse qua. In Japan, the annual flowering of Sakura has been celebrated for centuries and symbolizes the beauty of life. Make each day feel like a new beginning. La poesia. In Giappone la fioritura annuale del Sakura, del ciliegio se non sbaglio, è stata celebrata per secoli e rappresenta la bellezza della vita. Sì, tutto bellissimo, ma non mi dice niente degli ingredienti. Quello che posso dirvi io è che l'ho trovato molto efficace dal punto di vista dell'esfoliazione meccanica, ma anche molto nutriente, e ha una profumazione floreale che mi fa volare altissima. Per quel che riguarda invece la crema, è molto ricca, molto nutriente, stessa profumazione, che o vi piacciono, a me le robe floreali, fruttate piacciono assai, ma si assorbe in fretta. Sapete che quella è un po' la condizione sine qua non quando si tratta di creme, sia viso che corpo, perché le robe che stai lì un'ora a massaggiare prima che penetrino nella pelle non le sopporto. Questa invece è ricca, con una texture però vellutata proprio, e poi una volta applicata la pelle è morbida e nutrita. Insomma, ve li consiglio, vi consiglio in generale il brand Rituals, che ho scoperto relativamente di recente, diciamo un po' quest'anno, e me ne sono subito innamorata. E poi, per concludere la categoria cura della pelle, ho una sfiziosità, un po' la sagra dell'inutile forse, ma sono quei prodottini che a me poi Di cosa sto parlando? Di questo facial spray with aloe, herbs and rose water di Mario Badescu. L'ho ricevuto in regalo da Sephora l'ultima volta che ho fatto acquisti. È uno spray facciale, uno spray per il viso rinfrescante con l'acqua di rose e l'aloe, perfetto in estate per ridare un po' di idratazione alla pelle durante il giorno. Io a volte lo spruzzo anche sul trucco. Dimostrazione pratica.
La freschezza mi piace molto, sapete che amo tutto quello che all'interno ha la rosa e questo ce l'ha, e l'aloe che ha anche un potere rigenerante e come posso dire, post abbronzatura un po' di aloe male non fa, ecco così. Lenitivo, e questa è la parola incredibile, i neuroni hanno fatto contatto. Lenitivo. E questo conclude la categoria della cura della pelle. Ho già l'impressione che questo video sarà infinito perché mi perdo con voli pindarici inutili, così parto per delle tangenti. Ma passiamo alla prossima categoria, before it's too late, prima che sia troppo tardi, la categoria del trucco. Eccoci qua, categoria trucco, make-up. Ho una serie di cosucce, una serie di prodottini. Da dove partire? Partirei da matita per gli occhi di Charlotte Tilbury, Rock and Coal, che posseggo in due colorazioni, un bel nero intenso, che avrà anche un nome, mi immagino, Bedroom Black, e un marrone che si chiama Barbarella Brown. Ne ho due perché questa ce l'avevo nel famoso calendario dell'avvento, quello del Natale scorso di Charlotte Tilbury. L'ho provata, me ne sono innamorata e ho preso anche la versione nera. Perché mi piace questa matita per occhi? Morbidissima, questa è la prima cosa, molto scrivente, facile da utilizzare, ottima da sfumare, perfetta dopo una certa età, quando si vuole fare così invece dell'eyeliner, ecco, farmo capisse. L'eyeliner a volte è un po' difficile perché quando l'occhio inizia ad avere dei cedimenti strutturali, welcome to my life, benvenuti nella mia vita, troppa precisione, bene ma non benissimo. Invece una matita come questa che va su come il burro, poi con un pennellino la sfumi e fai il famoso flick, molto meglio, quindi la consiglio vivamente. Io ce l'ho in due colori, entrambi molto versatili, il marrone un po' meno intenso, il nero un po' più pigmentato, cioè un po' più visibile. A seguire mascara. C'era bisogno da parte mia di comprare un altro mascara? Assolutamente no, ma proprio no, ne posseggo a svalangate, ma devo essere onesta, quando vedo qualcosa che mi stuzzica, grandissima difficoltà a non provarla, testarla e acquistarla. In più, non so se mi seguite su Instagram, se non lo fate vi consiglio di farlo, trovate il link al mio profilo di Instagram nella info box qui sotto. Sto portando avanti delle make-up battles, delle battaglie di prodotti per il trucco, nelle quali metto a confronto per una stessa categoria più prodotti e poi lascio che siano le persone che guardano le mie stories a votare. E lasciandomi abbastanza di stucco, nella categoria mascara ha vinto un mascara di Laura Mercier, che mai più me lo sarei aspettato perché era un mascara che non usavo mai. Così l'ultima volta che ho fatto un giro da Sephora ho visto un mascara di Laura Mercier, questo è il Caviar Volume, e l'ho comprato. E indovinate un po'? Mi è piaciuto assai. Partiamo dall'applicatore che insieme alla formula è sempre un po' quello che fa la differenza. Applicatore con questa forma elicoidale, però con setole in fibra, non quelle in plastichina, setole in fibra, resa e finish abbastanza naturale, allunga, intenso, non separa, cioè non è uno di quelli che proprio finite con le ciglia separate tipo le zampette del ragno, ma dà una bella botta di, insomma, la differenza con o senza questo mascara è abbastanza evidente, mi sta piacendo molto e ho pensato di parlarvene. Caviar Volume, Laura Mercier. Che altro ci abbiamo qua? Certo, restando in tema di make-up bubbles nelle mie stories di Instagram, per quel che riguarda la categoria dei fondotinte e delle CC Cream, di nuovo con grande stupore da parte della sottoscritta ha trionfato questo prodotto qua, la Moisturizing CC Cream di By Terry, la crème teintée multisoin, Correction Color, Multitasking Sheer Tinted Cream, una CC Cream. L'avevo presa l'estate scorsa perché d'estate, soprattutto quando sono al mare, mi trucco raramente, ma a volte la sera ho voglia di avere un po' più di uniformità e quindi prediligo le CC Cream ai fondotinta. L'avevo acquistata, mi era piaciuta molto, l'ho inserita nelle make-up battles su Instagram e ha vinto
contro fondotinta molto coprenti, contro fondotinta anche famosi e conosciuti, e così ho ripreso ad utilizzarla e devo dire che effettivamente molto bene. Coprenza bassa, però uniforma e rende il viso luminoso, perfetta per l'estate, anche se unica pecca, non ha protezione solare, questo male. Però in generale ottimo prodotto, ha il tubo di quelli squishy, io li chiamo, morbidi, e la pompettina in alto, il dispenser, che rende più facile accedere al prodotto. Io la butto lì, ne avevo già parlato credo l'anno scorso, più o meno in questo periodo, comunque in estate, ve la ripropongo e ancora una volta vi consiglio di seguire le mie stories su Instagram quando siete un po' alla ricerca di nuovi prodotti per il make-up, perché appunto nei circoletti, tra l'altro negli highlights sul profilo, trovate tutte le make-up battles fatte fino ad ora. Ho avuto un attimo così di troppe cose da dire, tutto insieme, e concludiamo la categoria del trucco con un nuovo setting spray, uno spray per fissare il trucco della Tarte, lo Shape Tape Stay Spray. Mi piace molto, sapete che spesso sostituisco la cipria con lo spray per fissare il trucco perché trovo che dia un finish più luminoso e non finisca poi nelle rughette facendo così sembrare la pelle più vecchia invece che più giovane, che sapete che è un po' quello che tutti dopo una certa età cerchiamo. Questo è ottimo perché ha è uno spray molto sottile, ha una profumazione, ne butto su un po', tanto forza di buttare su spray alla fine, però vedete? Non credo che abbiate visto niente, perché è uno spray talmente sottile che è quasi impalpabile. È è andato in gola, idrorepellente. No, ma i neuroni oggi ogni tanto fanno contatto all'improvviso, poi ciao, non si incontrano per 6 mesi. Idrorepellente, resistente all'acqua, water resistant, e resistente anche al sudore, perfetto per fissare il trucco in estate, anche idratante, con una profumazione floreale di nuovo che a me piace assai. Questa è la versione travel, perché ero così curiosa di provarlo ma non me la sentivo di investire subito nella full size. Ve lo consiglio, però finito questo mi sa che compro la full size. Bene, con una fatica disumana giungiamo al termine della categoria del trucco. Passiamo alla categoria degli abiti. Non c'è dubbio alcuno che questo video durerà delle ore, perché appunto niente, è uno di quei giorni lì in cui un po' mi inciccio con le parole, un po' mi perdo per tangenti infinite e a volte faccio giri lunghissimi e poi ritornano come certi amori, ma veniamo ai miei abiti preferiti del mese di giugno, partendo da un capo che vi avevo già mostrato nel video con i trend per la primavera-estate 2021, un abito di H&M in questo color arancio bruciato, colore abbastanza in voga quest'anno, manica sbuffo, super svolazzino, mi piace ma veramente un botto. Vi dico la verità, ho fatto fare qualche modifica da mia madre perché effettivamente ho notato poi indossandolo che avevo preso una taglia molto grande, un po' sono anche dimagrita, che resti fra noi, però un pochino sono anche dimagrita, quindi mi stava eccessivamente largo. È vero che deve essere flowy, svolazzante, ma sembrava che avessi sul tendone da circo. Adesso che me l'ha aggiustato è perfetto, ha una coulisse in vita, questo tessuto texturizzato, mi piace che butto parole cercando di la coulisse, il tessuto texturizzante. È effettivamente un tessuto texturizzato, queste cuciturine, queste pieghette sul davanti, un po' trasparentino, con sotto la sua sottoveste in tinta. Mi piace un botto, lo amo tantissimo, quest'estate sono certa che lo indosserò molto perché lo sto già indossando assai, con una bella cintura in vita, gli dà una botta in più anche di forma, però lungo, svolazzino, estivo, mi piace tantissimo. A seguire ho un blazer, cercavo quest'anno un blazer di un colore un po' meno noioso,
L'ho cercato a lungo sui vari siti, ma mai niente mi sconfinferava. Poi così sono entrata da Calliope, che ce n'è uno di fianco al supermercato dove faccio la spesa, nel centro commerciale, e ho visto questo e mi sono innamorata, perché questo verde menta è uno dei colori che per l'estate mi piacciono di più. In generale poi quest'anno col verde sfondiamo una porta aperta, perché è il mio colore preferitissimo. Si tratta di un blazer abbastanza semplice, doppio petto col bottoncino bianco, abbastanza leggero. Diciamo che però era più mettibile a inizio giugno. Adesso che è partita sta caldazza che pare d'essere ai tropici, magari la sera, se solo uno uscisse, perché ho ancora iniziato a fare niente, cioè non esco, non vado mai da nessuna parte, però a inizio mese l'ho messo molto. I blazer poi sono un capo che non dovrebbe mai mancare nei nostri guardaroba, perché possono essere dress up and dress down, cioè messi in modo casual o anche un po' più elegante. Poi Calliope ha sempre dei prezzi super abbordabili. Poi passiamo al prossimo capo. Ho fatto il mio primo ordine sul sito Shein, sito cinese, credo tutti lo conosciate, mi stava mancando il fiato. Non avevo mai comprato niente su Shein, credo, penso, non lo ricordi, perché avevo sempre un po' l'impressione che fosse uno scam, che fosse una fregatura, cioè che vedevi ste foto e poi ti arrivava un po' tipo, come si chiama quell'altro sito, Wish, no? Che vedi una roba fighissima e poi ti arriva. Però ho deciso di dargli una chance. Ho acquistato 3 cose, un paio di jeans, una maglietta, ma quello che vi voglio far vedere, il mio capo preferito dei 3 ordinati su Shein, è, indovinate un po', una gonna in tulle. Okay. Reginetta delle gonne in tulle, sono sempre alla ricerca di gonne in tulle, le amo tantissimo. Questa mi ha colpito perché intanto il colore è un po' diverso da tutte le altre che posseggo, ha questi fiori in vellutino applicati sul tulle, elastico in vita che la rende molto comoda, e poi lunghetta, un po' più lunga, carina da mettere sia in estate che in primavera e magari anche all'inizio dell'autunno, perché sto facendo sto movimento di spalla, non ho idea. Che altro posso dirvi? Beh, la qualità, si tratta di Shein, la roba costa una pietra, la qualità non è che può essere pazzesca, però devo dire non molto diversa dalla qualità di H&M, per dirne uno, che è comunque in confronto decisamente più caro. Molto molto bella, mi piace assai questa gonna. Poi ho ovviamente anche altre due cose di H&M, perché non sia mai che quando faccio un giro da H&M non compro qualcosa. 2 cose che ho acquistato da indossare insieme, ma ve le faccio vedere separatamente. Magliettina cropped, quindi corta, con manica a 3/4, non è proprio a 3/4, però non è neanche la manica corta da t-shirt, scollo un po' più sul quadrato, io adoro gli scolli quadrati, in questo colore sabbia, vogliamo chiamarlo sabbia, lo chiamiamo beige, lo chiamiamo marroncino, fate voi, però mi piaceva il fatto che fosse in un colore neutro e, come dicevo, l'ho presa in abbinamento a abito animaliero. Abito con bretellina sottile regolabile, cucitura un po' sopra la vita, molto semplice in cotone, e ho preso la maglietta da mettere sotto perché tristemente sono entrata in quella fase della vita in cui le braccia così lasciate al vento arriva una folata e prendi il volo, cioè quella roba delle ali di pipistrello. Quindi ecco, ho detto compro una maglietta da metterci sotto, che così stiamo un po' più dalla parte della ragione. L'animalier mi piace in tutte le stagioni e ovviamente anche d'estate, e adesso ho il mio vestitino estivo leopardato. E questo conclude la categoria degli abiti. Con un balzo filino leopardato, anche il balzo in avanti, passiamo all'ultima categoria di questo video infinito, la categoria degli accessori. E il mio primo preferito per la categoria accessori l'avete avuto sotto gli occhi per tutto il tempo, ed è questa collana con occhio e brillantini del brand APM Monaco, credo sia così.
APM Monaco. L'ho vista in una vetrina e siccome amo molto le collane con gli occhi, in generale amo un po' tutto quello che ha gli occhi sopra, così una delle mie fisse, sono entrata e l'ho comprata. Mi piace molto, ha tra l'altro un meccanismo per regolarne la lunghezza che permette di metterla un po' come uno vuole. Adesso provo a farvela vedere, più lunga, più corta, si adatta un po' a tutti. Bello far vedere le cose quando uno ha in testa un catafalco. Praticamente ha una parte centrale con tutti i brillantini anche lei e 2 catenelle che tirando accorciano e allungano la collana. La finezza. Mi piace molto, è un brand che in realtà non conoscevo più di tanto. È bigiotteria, ma è già bigiotteria di un certo livello, nel senso che il prezzo è abbastanza alto. Poi dico bigiotteria, non so neanche di che materiale è fatta, io non mi pongo questi problemi, quando una cosa mi piace e posso permettermela la compro. Vi consiglio comunque perché hanno cose molto particolari, ben fatte ed è uno di quegli accessori che posso tenere anche sotto la doccia, perché a volte compro delle robe che mi piacciono, poi fai la doccia e ti lascia tutto il collo nero, dici ma forse non era di qualità altissima. Quindi primo preferito, collana con occhio brilluccicosa di APM Monaco con capello incorporato. E secondo e ultimo preferito per la categoria degli accessori, scarpe. Ho preso un nuovo paio di scarpe su ASOS ed eccole qui. Dunque, piccola premessa, fra le mie scarpe preferite ce n'è un paio che ho acquistato 2, 3, 4 anni fa, Dio se lo sa qual tempo vola, che uno si gira un attimo, sono passati 10 anni, comunque da Mango. Le metto spesso, le metto in primavera e all'inizio dell'estate e sono di questo stesso colore, un colore che amo molto. A forza di indossarle erano un po' alla fine e così da tempo ne cercavo un paio simile, perché quelle erano più tipo mocassino, queste sono un po' più estive perché appunto un po' più sandaletto col tallone di fuori. Le ho prese su ASOS, si è già detto, penso di sì, infatti sono anche del brand ASOS, a un prezzo più che abbordabile. Non sono però comode come le altre, ecco, questo va detto. Sono un po' troppo scollate sul davanti e quindi questa parte va un po' a finire sul collo del piede e quindi però le trovo super carine, perfette da indossare con jeans, gonne, vestiti in estate e in primavera anche, quando inizia a fare un po' più caldo. Siccome appunto il prezzo era abbordabile e le trovo comunque carine, ho pensato di parlarvene casomai. Non l'ho ancora detto, lo faccio stavolta alla fine del video, ma se mi seguite lo saprete. Se qualcuno dei prodotti menzionati in questo video vi ha incuriosito, volete saperne di più, volete conoscere i prezzi che non dico mai perché me li ricordo e magari volete anche acquistarlo, sul mio blog troverete la lista completa con di fianco tutti i link precisi e già che siamo de strada, come di consueto, disclaimer, nessuno dei marchi menzionati in questo video mi ha pagato per essere incluso, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni, ho anche sputato, sono le mie. E questo ci porta alla fine di un altro infinito video dedicato ai prodotti preferiti del mese. Come sempre io spero che le mie indicazioni, i miei suggerimenti vi siano stati utili o che anche semplicemente questo video vi abbia fatto compagnia. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto, amici cari, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!